America. Cominciamo col Sud America. Buonissimo. E sempre da quel di Bangkok si prospetta un discreto contenuto questa sera. La sentite questa batteria? C'è qualcuno dentro il ristorante che sta suonando la batteria. Questo per farvi capire più o meno in che posto siamo finiti. Mi hanno confermato adesso che è lo chef che suona la batteria prima di iniziare il servizio. Già lo adoro. Thank you. Siamo dentro e si parte con i Foo Fighters. Abbiamo un passaporto, il passaporto di Gaggan. Ve lo ricordate il menù emoji del 2019? Ce l'abbiamo anche stasera, ma saranno piatti diversi. Raga, siamo carichi a balestra. Spero che si veda bene perché le luci sono molto soffuse. Posto strafichissimo, ha riaperto 10 giorni fa e noi abbiamo avuto la fortuna di sederci a questo counter, quindi siamo gasatissimi. Thank you. Foo Fighters. I love them. You like Foo's, huh? Oh, Italian, no? Yeah. I went to Fienza Rock 2018. Lo chef è in strapiena per i Foo Fighters come me, raga. Siamo già amicissimi. Ok, si sono accese delle luci sotto il tavolo. Ragazzi, non siamo in un ristorante, siamo a teatro, cioè. Sulla lavagna lo chef sta segnando le esigenze dei diversi commensali, allergie, intolleranze. Cioè sembra il discorso del coach prima della partita. Voi vedrete, 15-20 minuti, ma qua noi stiamo 5 ore, raga. First of all, welcome back those who have been here before. Some of you for the first time and the last time. I did a big mistake from closing my old restaurant and making another restaurant. But COVID taught me, do not run for money. Let love take over. I'm doing this not to impress you, but to do what I think is my definition of cooking. So those who are here for eating things that are with caviar and blah blah and gold dust, you're in the wrong restaurant. I will cook what I think is cooking. 25 courses will be defined by 25 techniques. The first course has a little bit of an instruction to it, and with it come two things. So one of them is a leaf. What I'm gonna ask you is, with one hand, grab that leaf and place it at the tip of your fingers, like so. And once you have it like this, with the other hand, you will grab the spoon and gently drop the sphere into the leaf. Once you do, you have about 20 seconds to eat the entire thing in one bite. Oh, cavolo. Ho già sbagliato tutto. Era buonissimo, acido, piccante, i cristalli che erano appoggiati all'interno della foglia, li sentivi in bocca. The first was definitely an explosion, a boom. That you stick as in your passport. Now that memory, that passport with my stickers, there is no order, there is no correct and no wrong. To make a dough, make the cookie, you cannot eat it. You got to have patience. It comes from the oven, let it cool down, and then it becomes crumbly and cookie. We have no patience in our kitchen. We have no butter, it's too expensive. So it's rice puff with mustard oil and spices. We just made the dough. We had no heart. We are heartless people in the kitchen. Enjoy a heartless kitchen cookie. Questa è soltanto la pasta dei biscotti, farina di riso, niente burro e salato. Ti spiazza? Poi dopo un po' lo vorresti mangiare ancora. What's your favorite soup? Tom yum. Tomato soup. Tom yum. Tom kha. Minestrone, vaffanculo. Ci siamo presi un vaffanculo col gesto così. Enjoy Tom Yum Papadums. Papadums are nothing but Rice Krispies, are also your shrimp crackers. Questa è la versione di Gaggan del Tom Yum. Golosissimo. Questo ricorda il sapore del tom yum che abbiamo mangiato da Jai-Fi. Ragazzi, va velocissimi. Our next dish is simple. A solero. You know what is a solero? A lime ice cream, but with ethical foie gras, unforce fed foie gras and buckwheat. Enjoy. Assaggio la versione di Gaggan del Solero Ice Cream. Come quello dell'Algida. Uguale, è croccante, limonosissimo e il contrasto tra la parte sotto burrosa e la parte sopra acida è una bomba.
Our next dish is very simple. It's a Persian invasion to Indian cuisine. We shall not tell a dish by a country. For example, our next dish is exactly same on the east side and the west side. East side means Palestine, west side means Israel. That is a hummus. We give you paper of chickpea powder, cumin oil, pomegranate juice reduced and tamarind chutney. Un raviolo fatto a sfoglia sottilissimo e dentro c'è questo hummus sweet and sour, quindi sia dolce che acido, molto piacevole. Do you like farm to table? My definition of farm to table is within a kilometer or within a few hectares. I do not agree when our chef tells in a concrete jungle that there's a building here where I'm giving all the vegetables from that land. Complete bullshit. You don't know how much land you need to give one ingredient. Farm to table can be an amazing lie or a really out of the world experiences. I want to give you farm to table in a concrete jungle and make it really true to the story. Enjoy Thai rats from the street, the rat brain. They are wild, the rats are free. Non abbiamo capito tantissimo a questo giro del discorso, ma che ci importa, mangiamo. Ha una consistenza un po' formaggiosa, ma non è formaggio, è molto buono. Ragazzi, perdonateci, ma facciamo un po' fatica a capire proprio tutto. C'è un retrogusto di tartufo, magari l'ha detto e me lo son perso. This dish is very simple. I want to give you ingredients that glow below the earth. When we eat things below the earth, did not give them justice. They never see sunlight and sacrifice their life in darkness, and they give so much importance to everything in everything we eat. Imagine your food without carrots, potatoes. I wanted to visually give things that are exactly how the earth is below. Everything there is edible, from the soil, everything. We freeze dry these potatoes for 60 hours after cooking. It's a very conceptual dish. Tutto qui all'interno è edibile. Questa è la patata essiccata, credo. Meno male che hai capito tu, perché io non avevo capito una fava della spiegazione. Ma quindi dobbiamo mangiarci anche tutto quello? Green peas, something that needs extreme amount of sunlight to grow, but it grows incredibly fast. And the meringue at the bottom is done using the mint and the shell of the green pea, and then you have an ice cream on top. When you eat something below the ground, it's dry, dark. When you eat above the ground, you get the fruitiness, the freshness, the juiciness. A mangiare il terriccio mi sento molto celentano. Questa è terra da prato, eh. Assaggi. Buono, io come penso. Below the ground è secco, above the ground è fresco. È riuscito a rendere perfettamente la sensazione di mangiare qualcosa che sta sottoterra, che quindi è molto erti, è molto terroso, rispetto a qualcosa che sta sopra la terra, che quindi invece è molto fresco. We cook the cucumber with gin, tonic, apples, celeriac and uni. Enjoy. Occhio che ti si spezza in mano. Sembrava riccio, ma in realtà è cetriolo. This is Yogi Zakura from Tori Perfection. Sotto c'era il cucumber, ma sopra era riccio. A me sembrava solo cacamber. C'era riccio. A mia discolpa il gusto di cacamber era prevalente. You have to say most tasty fried dish you like. If somebody gives an outstanding answer, they give a shot of sake for free. Kyosa, good. Fried chicken, very easy. Battered fish. Battered fish, okay. Seaweed. Fried seaweed. Oh no. No. Frito. Fritto misto. Frito misto, yes. Onion and balsamic. Questo è il piatto fritto preferito dello chef. È un guscio croccante esterno, fritto, ripieno di una crema che sa di cipolle, bomba. We are serving you an idea. We understood that in Thailand, when you serve something cold, you take out something 4 degrees, you put on the table, it's 8 degrees, so then you eat it, it's 16 degrees. So we said, how would serving cold dishes in ice? The ice block itself became a dish. Roasted tomato with little bit of beet to give the blood. On top, celery ice cream with horseradish, green chilies, and a little bit of freeze-dried red bell peppers. Il succo è fatto di pomodorini al rosso, barbabietola per dare proprio il colore del sangue. Gelato al sedano, è dolce, piccante, acido. Datemene 13 litri di questa cosa qua. Questo blocco di ghiaccio è incredibile. E partono i U. Okay, round 2. Now, Fine della pausa. Secondo tempo. my teacher who taught me cooking, he said, Gagan, if you want to be a good chef, the only thing in life you need to control, 2 things in life, sex and drugs. I said, no. Time and
temperature. The moment you control time and you master temperature without a thermometer, you feel the heat, like how they do in the streets. Real cooks feel the heat. In next 10 more courses, we will show you techniques of cooking. From cooking to steaming to pressurized cooking to non-pressurized cooking. Our next dish is the humble eggplant. Every day I need eggplants only by this specification. 8 centimeter, 2 centimeter and 48 grams. 48.5 no, 47.5 no. The dish will not taste the same. I'm very serious, I'm not joking. No, it's a complete bullshit. We just get the best eggplants from a farm in Chiang Mai who grows a varietal of Japanese eggplants. That means they have less seeds and more sweetness. We burn the skin. We burn more skins like carrot, onion, leeks, and then this burnt skin made into a sauce, added back to the roasted eggplant that is smoked. Eggplant is a nightshade vegetable. That means it grows in night only. Melanzanina. Questa è una salsa fatta della stessa buccia della melanzana. Il gusto della melanzana all'ennesima potenza. Affumicata. Black garlic momo with mushrooms, and we add truffles because truffle here is not an extra added ingredient but to give the right flavor to the right dish. That's why we don't shave it, we just add a little bit in the sauce, and then we put fenugreek, apple cider reduced together with some cream. You must eat it like this in your hand, how we eat in the streets. You feel that the plate was made for your hand only. È bellissimo ragazzi, super gustoso, la pasta è bella spessa, ci ha detto che il sughetto ce lo possiamo bere. Uno dei migliori mangiati finora, veramente buono. Our next dish is a taco. It's not a taco, it's not Mexican. But the way you eat it is a taco. Not by taste, not by dish. White wine and garlic. Sento il sapore di maiale, molto buono. I'll play a song, do not Shazam, then you're cheating. I'll play the song from the country of this dish. Momento sarabanda. Sembra un pezzo di carbone. Anche la temperatura è quella del carbone. Mangia Gianni. Ma è ardente. Fuori freddi, dentro palla di fuoco. Però molto buono. Sì, ma io voglio scarpettare qua, come faccio? Col dito. Chicken tikka masala was born in England. It's a curse to me, my country, my cuisine, my color. It was never Indian, but we all love it. Duck from Khao Yai, 200 kilometers from here, that we cook, aged for 2 weeks. The head to the toe, made into a sauce wherever we use in bones, and that sauce put back to the duck. And the liver combined with other fat to make a terrine. Cold to hot. Lo chef ha fatto un mega discorso sulla sostenibilità che bisogna vedere poi se riuscirò a capire tutto quello che ha detto. In your kitchen, you're responsible for the death of an animal. You need to cook it from the nose to tail. Però mi pare di aver capito che per fare i piatti di tutti noi seduti qua, siamo in 14, ha usato un'anatra e mezzo, perché ha sfruttato appieno a tutta la carne e tutto l'animale praticamente. È un pezzo di carne freddo, però ha la crosta mega croccante ed è super piacevole. Andiamo con l'ultimo. Deve esserci un chutney di mango tipo. Esatto. Questo piatto è eccezionale, raga. This lamb is from 2018. It's frozen. We got it on a super sale. It was the cheapest piece of lamb, but by our cooking, it will be the best piece of lamb ever. Our lamb cooked only with red chilies. Enjoy lamb chops. Why do we eat farmed animals who only eat same thing all their life? This lamb is a free-range lamb. We have been using the same lamb for the last 12 years. The next course, I like to explain it as a fusion between 3 countries. On the base, we have a coconut curry that's infused with some coriander, chilies, and ginger. On top of it, we have dried squid that has been dried for more than a week. We slice it thinly and we serve it as a noodle. We have a fermented Thai yellow chili paste. We season it with a little of green chili, garlic oil, and on top, one of my favorite ingredients, that's Japanese shiro ebi. Mangio il tuo. Come mangio il mio? Ha detto di mischiare tutto, io mischio tutto. Non ho capito perché devi mangiare il mio. Perché lo squid del vicino è sempre più verde. Calamaro crudo, curry buonissimo, coconut molto molto goloso.
Comunque lo chef parla in continuazione. Una macchinetta, raga. Tra lui che parla come una macchinetta, l'accento indiano sull'inglese, un piatto dietro l'altro, Aneddoti della sua vita. musica a tutto volume. È super interessante, sarebbe veramente bello mettervi tutto quello che ha detto, solo che viene un video di 1 ora e mezza. E lo squid crudo mi è piaciuto, però è una roba che deve piacere, nel senso che il calamaro crudo, però è super cremoso, cioè è riuscito a trasformarlo in qualcosa di diverso. Buonissimo. Those who pretend to be foodies should not be welcome in this restaurant. Only foodies are allowed here. I want this table to be a special memory for everyone. Our next dish is a big no for those who are not foodies, because this dish is super experimental. That is anago, that is cooked not like a Japanese style, but cooked with chocolate. Dark chocolate and chocolate mole, because in Mexico, 17 spices in mole come from India. And then grated with more dark chocolate. Pesce e cioccolato, ma se devo dirvi, l'equilibrio è perfetto, perché ti arriva il cioccolato nel feed di bocca. Buonissimo. Effettivamente, detto così, pesce e cioccolato, faccio un po' fatica ad accettarlo. Vediamo un po' all'assaggio. Allora, non stanno male insieme, forse più un tema mentale, che se sai che stai mangiando pesce col cioccolato vai un po' in sclero, però in realtà il sapore delle due cose insieme non sta male. So this is one of the most expensive dish we have. It's a shrimp with a very big head and there's a lot of flavor inside. That's why we made the sauce. It is very strong as well. È un gambero cotto al vapore in maniera perfetta, con una riduzione di testa. Non è un gambero, è una caramella. Brodino acidino di testa, anche un po' piccante, molto buono. My kitchens, a dish that I would like to do when anybody comes to my home. I will like to be proud enough and confident enough of giving you the last dish as the most humble experience in life. Hunger is a crime. India has hunger problems. I come from that hunger part. In this country, nobody's hungry because the rice is in the fields and fishes are in the water. This is fish that we cook on the skin side for 3 minutes only with salt. Below, rice from India, I give you 4 salts. The green salt is the spiciest one. Freeze-dried green chilies and salt. A light orange salt, paprika salt, or freeze-dried red pepper salt. A darker red salt is a tomato salt. And then they have a white salt, which is the onion salt. Mentre ci stiamo tremendamente raffreddando a causa dell'aria condizionata, mangiamo uno dei piatti che rappresenta di più lo chef nel periodo del Covid, dove lui ha ricominciato a cucinare e principalmente cucinava pesce con riso, pesce e salicornia. Our next dish is our first dessert, a sorbet, frozen ice of pineapple juice from Thailand. We take pineapple juice and we reduce its bricks. We clarify it, put some coriander powder and chili powder. If you Il ghiaccio è la versione della pina colada dello chef. Questo è il primo di 4 dessert, tutti da mangiare rigorosamente con le mani. Sopra c'è una sorta di polverina piccantina, perché qua la frutta la mangiano con il sale e il piccante. very light meringue without any sugar, just by the water. On top, we use Iranian pistachios that are not green. Please understand, when you have a green pistachio ice cream, it's a fake one. Gelato or pistachio is never green. On top, roses made of raspberry and a cilantro flower. Enjoy. È difficilissimo raccontarvi questi piatti con la musica a bomba, ma questo piatto è pazzesco. C'è una meringa fatta senza zucchero, una rosa fatta di raspberry e non mi ricordo più che cosa, gelato al pistacchio, buonissimo. Look at the grapes. Look at the size. Now that grape is the real Koyo grape. This grape is the most expensive grape in the world. All these things, they go to competition and then what happens is they auction. My emoji is melon, but this week we cannot get melon. We got the grapes. It's only for this week. I want to give fruits, milk, because fruits and milk can make the best justice in the world. Bye bye, Miss America. I drove my Chevy to the levee. Sarà American Pie? This will be the day that I die. This will be the day that I die. Molto buona, croccante, burrosa e la frutta sopra è molto piacevole. The guy who was in the American Pie movie, he is a good friend of mine. When we served him this dessert, and he said, "Hey, hang on. I said, can I take this pie to the toilet for 2 minutes?" Have you watched the movie American Pie?
We are making a new one. It's me and him. We are gays in that movie. È partito il rave. News makes headlines. The country and its ruler decided to stone people because they were LGBT. And I felt so sad about it because no one, no religion has control over love. Love is a human affair. And that's why our rainbow or LBGT on the plate was made with colors of flowers. Flowers that were made into powders to give you the real flower power. And of course the cream was jasmine cream. Please lick your plate, make your videos, do the TikTok, do the Instagram. Do not finger my plate. Si lecca? Cominciamo col Sud America. Buonissimo. Dessert più buono di tutti. We always wanted to do this for the love of what we do. I didn't cook. All I did was talk the fuck out of my mind. But these guys here, they're amazing. And without them, I'm nothing. Please give a big clap to the pillars here. Thank E dopo sto video gigante Si va in cucina. This is the other side of exactly where you work. Okay. It started as our R&D section. Coming in here, this is the back. This is our prep kitchen, and this is where your last set reports came from. So his one job is to monitor the timing at what you're eating because it takes 45 minutes. È enorme. Not that big. These are the pineapples that went on the pina colada. These really tiny pineapples. Very sweet. Ah, That's the perfect size. And you see here. That one's sturdy. This motherfucker is not listening. No, wait, I want to break the motherfucker out. Here. You see? No seed, nothing, huh? Yeah, nothing, yeah. It's amazing. Special eggplants. Franci, non cadere. This was what we were using as a restaurant. It's a 50-seat restaurant, and we had about 10 chefs working here, but we switched. This now is one of our prep areas, and it's our development area. I'm going to make this into a culinary school. I want to make something crazy here. What kind of culinary? I don't know yet, but only with Asian food. There's another floor. So this is Gagan's office. This is the drums, okay. Yeah, and this is his area where he comes and has some solitude. He meditates before service. We came 6:30 and he was drumming. Yeah. Ecco la batteria che sentivamo alle 6:30. E la mattina dopo? Ebbene sì. Eravamo troppo fusi per fare la chiusura, la facciamo rapidamente adesso. La prima è? Non mi ricordo mai, la location. Vabbè, ma ci sta, d'altronde ne hai fatti pochi di questi video. Location. Circa 10 giorni fa Gagan ha riaperto il suo ristorante a Bangkok. La location è piccolissima perché esiste solo lo chef's table, quindi 14 posti disposti di fronte alla cucina, musica tunz e luci basse. In una situazione normale non saremmo mai entrati in un ristorante del genere, ma questo è assolutamente funzionale a raccontare la cucina di Gagan. O lo si odia o lo si ama. Sono 25 portate esattamente come l'altra volta, anche a questo giro c'erano le emoji per seguire un po' l'ordine delle portate e un menù totalmente spiazzante. Se posso dire, più buoni della precedente esperienza. Lo chef ti spiega tutti i piatti, è assolutamente un bombardamento di informazioni, nozioni, molto divertente, sicuramente un'esperienza sui generis. In totale hanno detto che sono in 22, ma che diventeranno di più perché il nuovo menù di Gagan sarà talmente complicato che avrà bisogno di più personale. Per 14 coperti. Il conto abbiamo pagato in anticipo esattamente come successe l'altra volta. Ovviamente non c'è la carta, qui è solo degustazione con vini inclusi. Diciamolo direttamente in euro. Circa 800 euro. Più o meno, in 2. Esperienza che dal nostro punto di vista vale la pena. Dove sarà Gagan fra 6 mesi? Non ve lo sappiamo dire. Se capita e avete la possibilità di andarci, sicuramente è un'esperienza diversa da tutte le altre. Non ci sono stelle, non entrerà probabilmente nella classifica di 50 Best perché bisogna avere lo stesso ristorante per un tot di tempo per riuscire a entrare nei circuiti internazionali di questi tipi di premiazioni. Chi se ne frega, noi siamo andati lì non perché avesse 0, 1 o 17 stelle, ma perché conosciamo il personaggio, conosciamo la sua cucina e sappiamo che merita sempre una cena da lui. Noi vi ringraziamo, vi esortiamo a lasciare
lasciare un like, attivare la campanella e iscrivervi a questo canale. Poi, se volete anche andare a vedere cosa facciamo su Instagram e beccarvi degli extra qua e là, non venite in troppi però, perché non c'è posto per tutti su Instagram. Ci sono ancora pochi posti disponibili per iscriversi al nostro canale Instagram, quindi affrettatevi e ci vediamo al prossimo video.